Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Idee Meravigliose, format che ci sta accompagnando da molti mesi con varie tematiche, arte, cultura, scienza, spiritualità, insomma, tanti contenuti che ci consentono di conoscere da ogni parte del mondo persone davvero interessanti. Oggi si parlerà di arte, teatro e storia. Sono contento di introdurre Fabiana Macaluso, artista davvero straordinaria. Ciao Fabiana e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie. E Stefano Cortese, ciao a tutti. Scrittore di primissimo livello, in particolare ricercatore, esploratore, insomma, dell'antico, che poi fa rivivere nei suoi meravigliosi romanzi. Prima di passare alle domande, passiamo in traduzione. Welcome everyone. This is a new episode of Wonderful Ideas, our format dedicated to art, culture, literature, spiritualism that allow us to know a lot of people all over the world. Today we will talk about art, theater and history. Thanks to the presence of the artist Fabiana Macaluso and the writer Stefano Cortese. Allora direi di partire da una prima domanda. Innanzitutto Fabiana, ti chiedo, anche se insomma sei un'artista brava, quotata e ricercatissima, insomma ti chiedo di introdurci quel che di bello fai, insomma, rispetto all'arte che prediligi, e poi passiamo al, insomma, il tema di oggi, che sono gli Osci e le maschere atellane. Allora, io più o meno faccio un po' di tutto, non ho proprio un filone solo. Faccio la mia arte, ma mi dedico anche ad aiutare gli artisti. Ho creato un progetto che praticamente raggruppa un insieme di artisti che mi seguono, e io, diciamo, come una insegnante, cerco di avviarli magari a partecipare a delle mostre fuori Italia, a dei musei. Cerco di comunque farli prendere dei percorsi giusti. Sono come una consigliera, ecco, come certo. Una persona di appoggio per tutti questi ragazzi, e c'è anche persone più adulte, non solo ragazzi giovani, che hanno bisogno di un aiuto, ecco, di capire un po' come incanalare questo percorso d'arte per la loro carriera. Questo progetto è no profit, nel senso, io lo faccio veramente di mio cuore, e cerco comunque di darci il massimo a questo. Poi per il resto io hai tanti interessi. Sì, io faccio tante cose riguardo me stessa. Sì, la mia arte parla di etnie diverse, parla di culture diverse, parla di popoli tribali, dove abbiamo appunto anche statue antiche venerate da loro, come il popolo Maori, come il popolo Kenyota, sì, o gli Orissa indiani, ecco, un po' di tutto, diciamo. Mi piace, cittadina nel mondo, insomma. Mi piace ricercare soprattutto i popoli tribali attualmente ancora esistenti, però anche riportare anche quelli che attualmente non ci sono più, raccontando le storie. Nei miei quadri appunto viene proprio raccontata magari un evento, tipo il quadro che ho alle mie spalle, non so se lo vedete. Questo racconta una parte di storia delle donne Orissa, che si trova nell'est dell'India, e rappresenta un genocidio. Quindi queste donne sono le paladine di questo genocidio che è stato fatto nel 2008 in Orissa. Vennero uccise 40 donne in questo campo cattolico, dove c'era un prete che comunque aiutava queste donne che si erano convertite al cristianesimo, però l'islamismo estremo non accettava questo, e quindi ha sterminato tutte.
Ah, ok, quindi è un'arte che si fa, come dire, comunicatrice di cultura, eventi, che, di insomma, che cultura, bravo. supporta, come dire, anche gli altri e coloro che vogliono affacciarsi con decisione al mondo, insomma, Sì, ricordare degli storico. eventi, non scordarli, soprattutto le mie opere parlano di donne specialmente, quindi donne di tutte le etnie, perché è la fascia più debole, siamo comunque da millenni perseguitate le donne, ecco, quindi i miei discorsi toccano sempre un po' il discorso femminile, ecco, oltre Molto, che molto bene. a raccontare. Okay, I asked Fabiana about her activity as artist. She replied that she is an open-minded artist, is very interested in many cultures all over the world, especially tribal cultures. Her art is mostly dedicated to women as social message. In particular, we can see a beautiful painting at the back of Fabiana that is about a project of supporting women that were persecuted in Eastern India because of their conversion to Christianity, and so she thought to realize this kind of painting as a message of peace, as a message of attention that nowadays is even more important about violence against women. And moreover, she is very she's very has got a lot of attention towards youth and less young and less young artists that want to be part of this path of artistic path. So she support these people with a no-profit association. So is a very enlightened person that want that use art as a useful tool to spread important messages. La puntata di oggi si chiama appunto Osci e Maschere Atellane. Qui con me ho una maschera atellana stupenda che Fabiana ha realizzato per noi. Ora le chiederemo lumi, ma farò prima intervenire il nostro caro Stefano. Allora Stefano, intanto grazie per essere ancora con noi. Tu che di Osci sei un grande esperto, insomma, hai scritto anche un libro che sai bene che io amo molto e che è molto cliccato e cercato sulla rete, che è un romanzo che si chiama Losco, edito Valtrend editore. In successione, chi erano gli Osci, Stefano, e che cosa sono le fabule atellane e quindi con le relative maschere? Allora, se vogliamo fare una lezione di storia, dobbiamo partire dall'età del ferro. Credo che sia il periodo migliore per parlare di Oschi. Almeno il mio romanzo è ambientato durante quel periodo, l'età del ferro. Gli Osci, Oschi, a seconda delle pronunce, a me per esempio piace dire Oschi, erano una delle popolazioni italiche che abitavano le zone comprese attualmente tra il Sannio e l'Irpinia, ma l'estensione del dominio di queste popolazioni e dell'area di influenza di queste popolazioni era anche più vasto, perché abbiamo elementi, per esempio anche in Umbria, di la cultura osco-umbra. Okay. Avevano una loro lingua, appunto la lingua osca, parlata anche dalle popolazioni sannite, che quelle che per intenderci erano quelle che si scontrarono con i romani nelle guerre sannitiche, e che opposero una strenua difesa, cioè una strenua resistenza, voglio dire, all'ingerenza e all'avvento romano. Queste popolazioni, come del resto tutte le popolazioni italiche, andarono via via a fondersi tra di esse fino quasi a scomparire. Però un elemento fondamentale, soprattutto un elemento linguistico e culturale, sussiste appunto nelle cosiddette fabule atellane. Che cosa sono le fabule atellane? Sono le prime rappresentazioni teatrali del teatro romano. Infatti il teatro romano e il teatro latino deriva dalle rappresentazioni della favola atellana,
che utilizzavano la lingua osca per essere rappresentate. Adesso vedremo delle maschere, tra l'altro alcune le vedete già alle mie spalle. Sì, appunto, sono le maschere lì rappresentate. E, le fabole atellane, appunto, venivano recitate indossando delle maschere, come quella che tu hai in mano, come quelle che sono attorno a te. Ogni personaggio era tipicizzato. C'era ad esempio il Maccus, il Pappus, e ciascuno di essi aveva una vera e propria tipicizzazione. Recitavano sempre lo stesso personaggio, fondamentalmente. E proprio da questa cultura, da queste commedie, che erano commedie anche piuttosto triviali, commedie piuttosto basse, destinate soprattutto al pubblico, immagino, alla plebe, ma da queste maschere, attraverso una lunga evoluzione, deriva la commedia dell'arte. Deriva la commedia dell'arte, che comunque è una commedia che si basa sulle maschere e sulla tipicizzazione dei personaggi, fino alla riforma goldoniana, che porta appunto alla creazione, alla soppressione del canovaccio, alla soppressione della tipicizzazione dei personaggi e delle maschere, e alla rivoluzione del teatro e all'avvento quindi del teatro moderno. Fantastico. Stefano, ci fai un esempio per tipicizzazione? Intendi ad esempio un esempio era lo scapestrato? Ti faccio un esempio. Ad esempio il Maccus era il mangione, era il crapulone. Ecco, un personaggio dedito esclusivamente al procurarsi cibo, a soddisfazione culinaria. Ok. Una tradizione, voglio aggiungere solo questo, una tradizione della la possibile derivazione della maschera di Pulcinella, ci troviamo a Napoli, fa risalire la maschera di Pulcinella proprio al Maccus dell'Atellana. C'è una tradizione che vuole che il Pulcinella sia una trasformazione, un'evoluzione del Maccus della fabula. Ok, ti volevo chiedere prima di tradurre, età del ferro, in particolare Osci in Campania, stiamo parlando di IX secolo avanti Cristo? Parliamo di un periodo compreso, ma potremmo dire tra l'VIII secolo avanti Cristo e il I secolo avanti Cristo, perché comunque continuavano ad esserci, a sussistere degli elementi linguistici, culturali che potevano far risalire a quell'epoca, a quel periodo. Ok, grazie della spiegazione. The theme of this episode of Idee Meravigliose, Wonderful Idea, is the Oscans, per own population, and the Oscan Games, Fabule Atellane. Stefano Cortese is a researcher of history and a very talented writer, especially of historical fiction, that also wrote an amazing novel that I invite you to read, even if it's only in Italian for now, unfortunately, that is called the Oscan Losco, Valtrend Editore publisher. Stefano explained us about the Oscans, that were a pre-Roman population that lived more or less in the middle of Campania region, even if they had contaminations with other population in the middle of Italy. And this population, I was saying, were pre-Roman. They have had a language, their own language, the Oscan, and they opposed themselves to the Romans with a very strong activity. Also, I was saying, mixing themselves with other populations. I mean, the Samnites and other Italic populations, and they invented the Oscan Games, Fabule Atellane, that were, this is a mask produced in inspiring with inspiration the Oscan masks by Fabiana Macaluso, that after will explain us
their feelings producing this kind of item, and they created the Oscar games that were inherited by Romans, and they was a form of farce in theater, especially dedicated to a very low class audience. So the Oscar games were for entertaining and were characterized by various characters that were archetypes of symbolic behaviors. For example, Maccus was the funny character that was he loved to eat a lot of things, and Stefano also told us that probably a lot of historians tell us that Maccus was the ancient mask of Pulcinella, the typical and iconic mask of Neapolitan culture, and the evolution of the Oscar games create the comedy of art. So the most important, one of the most important events on the history of theater. So that's why it's very important to mix in this kind of history in theater to understand that a lot of things that we think we know about theater are less studied. So thank you, Stefano, for your explanation. Riguardo a te, Fabiana, volevo chiederti come è stato, tu che insomma sei fantasticamente poliedrica nell'approccio al tuo lavoro, come è stato approcciarti a questa riproduzione di fantastica Maschere Atellane? Ti sarai divertita? So che sì, sicuramente, infatti stavo dicendo, mi sono proprio divertita, ecco, mi è piaciuto molto riprodurla. Diciamo mi ha portato anche a tanti ricordi, visto che le mie origini sono anche partenopee. Ah, che bello! Da parte della mamma. E quindi è stato tutto un insieme di una ricerca anche nello studio della Maschera Atellana in sé, e quindi sono andata a fare proprio delle ricerche mie, personali, cioè, è stato tutto un insieme di cose sia pratiche che di studio, e poi anche di ricordi. Poi ho cercato comunque di dargli un'impronta personale. Ecco, un'impronta personale, come vi ho spiegato, che era, cioè, ho cercato di riprodurre la maschera con la materia della terra napoletana, che è il mito di Napoli, il Vesuvio, la pietra vulcanica. Quindi ho cercato non solo di rappresentare la maschera, ma di rappresentare ciò che è la maschera. Una caratterizzazione anche dell'aspetto materico, no? del prodotto artistico. Sì, dimmi. No, dimmi. Poi è una cosa proprio mia personale, quando io creo, non creo solo quella cosa, vado proprio a fare delle ricerche approfondite della storia, e leggo tutto al principio, quindi anche alla natura, a qualsiasi cosa che rappresenta. Questo ci arriviamo, sì, perché so che hai un rapporto speciale, insomma, con la natura, sei molto sensibile a queste tematiche. Ora ci arriviamo. I asked Fabiana about the amazing job that she made realizing this example of Oscar Games mask, and she told me it was a very challenging job to do, because she loves studying before realizing something, and she was very interested in giving a characteristic of volcano stone about the material that this mask could evoke, especially for the Campania region. There is one of the most important
in dangerous volcanic areas all over the world, and I think she succeeded in this amazing job, also because in this case art is a tool to enlighten history and parts of history that people don't know, and because Stefano could teach us a lot of things. We usually especially in the Western world, for us history starts with Romans, okay, and before Romans. That's why this episode is very useful to understand a lot of things. Stefano, io vorrei con insomma la tua devo dire fantastica dialettica e capacità di sintesi, vorrei che spiegassi, ci avvicinassi al concetto di animismo, ahimè perduto, che gli Osci insomma avevano nella loro cultura, come tantissime popolazioni che hanno a che fare, ecco, con l'antichità, però questo animismo in breve poi che si è contrapposto all'antropocentrismo che hanno portato i greci. Quindi questi Osci, e poi arriviamo a Fabiana, erano immersi totalmente nella natura e nel culto della natura. Ce lo spieghi? Sì, allora la particolarità che poi anche mi ha spinto a scrivere il mio romanzo è proprio questo: è la netta distinzione tra il mondo dualistico greco-romano e quindi occidentale e il mondo diciamo animistico, panteistico delle popolazioni italiche e pre-greche e pre-romane. Questa divisione io ritengo che sia alla base di tutta una serie di deficienze del mondo occidentale. Nel mondo orientale e anche in tanti aspetti del tribalismo, e Fabiana appunto me lo potrà confermare per gli studi che ha fatto, in vari aspetti del tribalismo una ricongiunzione con l'elemento naturale sussiste ancora oggi. Noi in Occidente abbiamo deciso di attuare una cesura, almeno a partire da Platone, una cesura tra anima e corpo, bianco e nero, bene e male. La bellezza di queste antiche popolazioni era il loro contatto con la natura. Avevano degli strumenti religiosi che non distaccavano l'essere umano dal potere naturale, ma facevano dell'essere umano un elemento, uno dei tanti elementi in questa Costituzione. E dov'era la differenza fondamentale? È nella consapevolezza del potere fatidico che anche gli dei, i greci contemplavano. Il fato è al di sopra degli dei, non soltanto al di sopra degli uomini. Il fato è imperscrutabile anche per gli dei stessi. Ma queste popolazioni, a mio avviso, o almeno anche dagli studi che ho fatto, contemplavano in maniera naturale, senza cesure, questa dipendenza dell'essere umano, dell'essere vivente in generale, dall'elemento naturale. Per cui sarebbe bene riscoprire, ecco, la cultura pre-greca e pre-romana proprio per riuscire a ridurre questo dualismo esasperante che è l'elemento più devastante, credo, per il mondo occidentale. Noi oggi ci troviamo davanti a un evento straordinario che è quello della pandemia. Ecco, se noi riuscissimo a reintrodurre nella nostra anima e nella nostra cultura quegli elementi animistici, panteistici, ecco che riusciremo anche ad assimilare un evento del tutto naturale come quello di una pandemia, cosa che facevano queste popolazioni, che hanno sempre fatto nei millenni queste popolazioni. Parliamo di un'evoluzione lunghissima. Ecco, il mio Osco è ambientato a Gesualdo, in provincia di Avellino, siamo in Irpinia. Quelle zone erano abitate sono abitate da 500.000 anni.
E se consideriamo che il mondo greco-romano ha un'evoluzione di 2500-3000 anni circa, ecco, vediamo uno scarto immenso, straordinario Stefano, di evoluzione. tutto Ecco, qua chiarissimo. abbiamo proprio la cartina, ecco, delle varie popolazioni che caratterizzavano la penisola italiana. E quindi vediamo tutta la varia differenziazione. Tutte queste popolazioni sono scomparse, sono state inghiottite, sono state assorbite in un lento, costante processo evolutivo e trasformativo, ma sono state soverchiate dalla potenza culturale greca prima, che poi ha posto l'uomo al centro. Romani. Non ho capito? Che poi con l'antropocentrismo ha messo l'uomo al centro e non più la natura. L'uomo al centro, ha posto l'uomo al centro, ha posto un uomo diviso al centro, un uomo dualizzato al centro, non più un uomo integro, ovvero sia in cui gli elementi erano connaturati gli uni agli altri senza più divisione. Cesura tra l'uomo e l'altro, ed ecco che la maggior parte, io credo, delle nostre infelicità, delle nostre difficoltà di approccio con la realtà deriva proprio da questo. A greco, ecco, della cultura filosofica greca e quindi della cultura romana, cartesiana, eccetera. Okay. I asked Stefano about the differences between the animism of Oscans and pre-Roman populations and the anthropocentrism, so the man at the center, at the top, with the Greeks that came after them. Stefano told me about the sense of unity with nature that this population, I mean the Oscans, had. So they were totally involved in the flow, in the spiritual flow of the universe. A sense of unity that we lost with the Greeks' arrival, that created the concept of duality. So the body and the soul, the black and white. So this kind of lack of unity generated a constant involution of human consciousness, topics that I have the honor to talk about with Professor Kaleman, one of the most important expert of Mayan calendar that I interviewed last week on Idee Meravigliose. Maya populations like Oscans, Aztecs, and a lot of populations in the Eastern world had the sense of unity. So this vision of the anthropocentric life generated, Stefano, a kind of damage in the human consciousness that we are constantly inheriting. That's why we are, the world probably is the world that we are living, so not very happy, I think, because of this unity lost. So Stefano think, and I'm very, very, I agree with him, that we should recover this concept of unity with the universal consciousness, if you want to call it God. So with the holiness of nature, so respect more nature, and with this kind of mirror effect, with respecting nature, we are gonna respecting more ourselves. E a proposito di natura, arrivo a te, carissima Fabiana. Tu hai un rapporto, devo dire, osmotico con la natura, sei insomma maniacale, insomma, proprio per la deformazione professionale, ma
ti ho conosciuta in questi mesi, anche se ahimè solo al telefono sei una persona di grandissima sensibilità. Mi accenni al tuo rapporto con la natura e quanto questo poi ti abbia portato a come dire, delle iniziative che attualmente porto ancora avanti riguardo, no, al tema della sensibilità, no, del rispetto dell'ambiente e della natura. Dunque, la mia passione è nata da giovanissima, ti dirò, è nata durante un viaggio in Polinesia, tanto era il 2000, ecco, nel 2000. E ero molto giovane, avevo appena finito la scuola, insomma, ero uscita dagli studi. In questo viaggio qua ho riscoperto uno stile mio, grazie alla natura, perché sono andata in un posto dove di natura ce n'è tante di bella, devo dire. Di bella, ma totalmente diversa, quindi ecco, è da lì che è nata la mia passione, il mio amore, questo cambiamento di luci, questa natura assoluta, un mare che non inspiegabile, ecco, tutto ciò che mi circondava, i profumi, tutto. E poi comunque si respira anche Gauguin, quindi io poi sono sempre stata appassionata di Gauguin e lì ho capito il perché, ho capito tutto e quindi ho deciso poi di proseguire con questa mia passione per la natura nell'arte e fare ricerche ulteriori, quindi non solo polinesia, quindi poi ho cominciato a fare ricerche su altri popoli tribali. Dall'Africa ho fatto una serie di opere riguardanti il Kenya che parlano proprio sia del popolo ma anche delle credenze, quindi come dicevo le maschere che loro usano nel voodoo e altri popoli, anche sugli egiziani ho fatto delle opere. Tu mi accennavi, scusa se ti interrompo, che l'altro giorno che portiamo avanti anche delle iniziative insomma di sensibilizzazione. Me ne parli un po' di più? Sì, infatti la produzione delle mie opere sul Kenya sono anche nate non solo per la natura, per dare questo rilievo alla natura, ma anche per aiutare delle persone che stanno lì, che io ho conosciuto nel mio viaggio. Sono delle persone di un villaggio, si chiama il villaggio Msoloni, che sta proprio a Malindi. E niente, quindi questo progetto che io ho attuato è creare delle opere per poterle vendere, con i profitti delle opere riuscire a costruire dei pozzi di acqua potabile al villaggio, per dare l'opportunità a tutti di poter coltivare e riuscire a vivere almeno della produzione della loro terra. Certo. Questo riguardo al pozzo, però io da quando sono ritornata da lì ho sempre fatto quello che potevo con la mia forza, comunque aiutando con i vaccini, con i pacchi alimentari. Questo villaggio, diciamo, mi è rimasto nel cuore, quindi non posso aiutare tutta l'Africa perché è impossibile, non si può fare, però con un piccolo gesto cerco di contribuire a aiutare quello che riesco, cioè le persone che riesco nel mio piccolo, quindi spero che la mia arte diventi un veicolo sociale, un veicolo per aiutare sempre di più e per fare sempre di più nei posti del terzo mondo. Che bello, questo ti fa molto onore. I was speaking with sweet Fabiana about nature and social initiatives that she is pursuing, especially in Africa, because she started talking me about air travel in Polynesia of about 20 years ago, and this was a kind of enlightening travel because she was very impressed by the beauties and all the sauvage nature that she discovered, and this kind of experience kindled in her heart a great passion for nature, but also kindled new ideas to help people all over the world. And since she was in Kenya, in Africa, in the
next years after Polynesia, I think. She organized and she keep organizing initiatives about selling her beautiful paintings in order to realize water wells in near a village in Malindi in Kenya. And also a part of this, she's very personally very a passionate soul about helping people. So whenever she can, she tries to help less to help unlucky people all over the world. So another, again, the concept of art useful for social purposes. Ragazzi, io sono davvero contento di avervi parlato e credo, insomma, con Stefano è avvenuto già più volte, sicuramente sarà anche con Fabiana. Mi aspetto che tu intervenga in nuovi episodi di Idee. Grazie del vostro sapere, della vostra arte, grazie a te, conoscenza che condivideremo naturalmente come missione nostra di Crono.news. Io vi rimando al prossimo episodio di Idee Meravigliose e grazie per averci seguito. I want to thank Stefano and Fabiana about their knowledge and this beautiful chat we had together. I hope to see them again in next episodes of wonderful Idee Meravigliose. Thanks for the attention and talk to you soon here with Crono.news. Thank you so much. Ciao ragazzi. ciao, grazie, ciao ciao.